A me la gas della chitarra elettrica è salita dopo aver conosciuto Angus Young degli AC/DC. Io mi sono detto, voglio fare la stessa cosa, quindi ho iniziato a suonare solo la pentatonica. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone, sono Ale e nel video di oggi parlo ai vecchi chitarristi, ai nuovi chitarristi, ai futuri chitarristi e a tutti i chitarristi. Con questo video rispondo alla domanda che chi sta iniziando mi fa sempre e chiedo anche l'aiuto di tutti voi chitarristi là fuori che suonate da una vita. Più esperienza abbiamo qui sotto nei commenti, più aiuteremo i futuri chitarristi a iniziare in modo consapevole. La domanda è meglio iniziare con la chitarra acustica o con l'elettrica? Io vi posso dire che cosa cambia. Cos'è meglio per voi lo dovete decidere solo e soltanto voi. Io rispondo secondo la mia esperienza e torno anche un po' indietro nel tempo. Vi racconto brevemente come ho iniziato e cerchiamo di capire. La chitarra classica non la tiro neanche in mezzo. Sfatiamo un mito, non è obbligatoria. Quando ho iniziato a suonare la chitarra classica veniva spacciata come tappa obbligatoria, perché se non impari quella poi non suonerai mai più niente. Raga, no. Non è così. Non so voi cosa dicono, ma non è così. Per un po' ho suonato quella con un super insegnante, ma quando ho scoperto la chitarra elettrica volevo fare il rocchettaro. Ma per un bel po' di tempo mi hanno comunque obbligato a studiare la chitarra classica. Il rischio di smettere era veramente presente. Poi ovvio, se vuoi iniziare con la classica fallo, ma tipo subito. Noi qui oggi analizziamo 3 punti fondamentali per chiarire il dubbio più grande. Inizio con l'acustica o con l'elettrica? Se i video fatti così in cui io vi parlo anche un po' della mia esperienza vi piacciono, per favore ve lo chiedo perché se vi obbligo poi lasciate un bel like, iscrivetevi al canale con la campanella e non ve lo sto chiedendo. Punto 1, l'attrezzatura. Allora, sicuramente iniziare con la chitarra elettrica e con la chitarra acustica comporta delle differenze, non solo nei modi, ma anche nell'attrezzatura da avere. Per farvi l'esempio, i ragazzi di Musical Store 2005 mi hanno mandato 2 stili diversi di inizio chitarrismo. Infatti ho un kit completo per chitarra elettrica di Soundsation e una chitarra acustica sempre di Soundsation, ed entrambe le cose sono perfette per chi decide di iniziare a suonare. Voi che invece avete già iniziato a suonare da un po', ditemi qui sotto nei commenti con che chitarra avete iniziato. Io vi dico che ho iniziato con una Stratos, presa anche lei da un kit, ma magari avessi avuto questa chitarra tipo quasi 20 anni fa. Che schifo, 20 anni fa. Per quanto riguarda la chitarra acustica invece, diciamo che per iniziare basta la chitarra e giusto un plettro da 80 centesimi. In questo caso questa Soundsation, che esteticamente è bellissima e fa la sua bella figura, è anche costruita bene e per costare poco più di 100 euro direi che ha tutte le carte in regola per essere perfetta per il nuovo chitarrista. Volendo, questa chitarra è anche amplificata, per cui ha anche un preamplificatore al suo interno, con l'accordatore e tutte queste cosine che rendono la chitarra ancora più completa. Tutta roba da non comprare a parte. Per quanto riguarda il lato elettrico la questione è leggermente più complicata, perché la chitarra da sola potrebbe bastare, ma non basta. Volendo sì, però ci sarebbe comunque il limite del suonare senza amplificatore. È vero che per l'inizio l'amplificatore non è fondamentale, però è sempre un qualcosa in più, che intanto si inizia a dar fastidio ai vicini e quindi serve. E poi per uno che inizia a sentire il suono di una chitarra elettrica vero e non la chitarra elettrica spenta, di sicuro alimenta ancora di più la voglia di suonare. Anche perché per studiare con la chitarra spenta poi c'è tutto il tempo del mondo. Comunque questo è un kit di Soundsation compreso di chitarra, amplificatore e tutti gli accessori che servono, quindi custodia, tracolla, cavo, plettro, accordatore. Basta. Costo totale poco sopra i 150 euro. È un po' di più dell'acustica, ma oggettivamente ci sono più cose. Quindi se siete ragazzini che vogliono iniziare, adulti che vogliono iniziare, adulti che vogliono fare un regalo a un ragazzo che vuole iniziare o che non vuole iniziare e volete farlo iniziare, date un occhio al link in descrizione perché trovate tutti questi strumenti con tutto il necessario. Tra l'altro, vedendo questa chitarra così in stile strato bianca, anche se le strato non sono proprio le mie chitarre preferite, io non posso fare a meno di pensare a quando ho iniziato io con la chitarra elettrica. Per chi mi segue da un po' già lo sa, ma la mia prima chitarra elettrica è stata appunto una Stratos bianca, come vi ho detto poco fa. Tra l'altro una marca che non ho mai più risentito in vita mia, però raga, non ce la faccio, troppi ricordi. Ok, diciamo che per iniziare con la chitarra acustica e con la chitarra elettrica, l'attrezzatura che serve l'abbiamo vista. Abbiamo visto quali sono le differenze e che cosa serve per una e cosa serve per l'altra. Ma all'atto pratico, suonare una chitarra elettrica per la prima volta o un'acustica per la prima volta, cosa cambia? Punto 2, la pratica. Nella pratica suonare questi 2 tipi di chitarre è molto diverso per diversi motivi. Intanto è un dato di fatto che suonare una chitarra elettrica è molto più semplice di un'acustica, perché la chitarra acustica con le corde magari un pochino più spesse risulta sicuramente più dura. Far uscire le note è più difficile per chi inizia e la mano si stanca subito. Cioè, imparare a far suonare una chitarra acustica con il tempo ti semplifica tantissimo la vita se poi passi sull'elettrica. Anche se poi avrai un'impostazione leggermente diversa, di sicuro ti toglie lo scoglio della chitarra più dura e della mano che fa sempre più fatica. Come si capisce, ci sono pro e contro da entrambe le parti. La chitarra elettrica è un pochino più morbida, anche se all'inizio comunque un po' di fatica si fa, però è sicuramente più semplice della chitarra acustica. E questo mi porta a parlare poi della comodità, visto che
della chitarra elettrica è molto più piccola e ci sta addosso in maniera sicuramente più confortevole rispetto a una chitarra acustica. Questo rende la chitarra elettrica ancora più semplice da suonare rispetto alla chitarra acustica, perché sull'acustica abbiamo la cassa armonica che ha un certo ingombro. Il braccio ci deve proprio stare sopra. La chitarra elettrica invece è molto sottile, un pochino più pesante, vero, ma diciamo che una volta addosso difficilmente si muove. Se poi chi inizia è anche molto piccolo, la chitarra acustica ha un bello scoglio. Però c'è anche da ricordare che esistono dei modelli di chitarra dedicati ai più piccoli, che sono le chitarre 3/4. Ci sono sia elettriche che acustiche. Io ne ho provata una in questo video sul canale, ve lo lascio qui sopra, così se siete interessati a quel tipo di chitarra lì lo trovate. Un'altra differenza pratica tra i due strumenti è sicuramente il volume. La chitarra elettrica può arrivare a fare un casino devastante, ma è anche vero che spegni l'amplificatore ed è praticamente silenziosa. Diciamo che si fa sentire quel tanto che basta da far capire a chi sta suonando cosa sta suonando. La chitarra acustica invece, se suona, fine, non ha il volume che puoi abbassarlo, spegnerla, no. Ha la cassa armonica che amplifica tutto quello che suoni, quindi anche quando suoni piano comunque un po' di volume ce l'ha. Questo è un punto che gira magari a favore dell'elettrica, perché così hai l'amplificatore che fa salire la voglia di suonare e carica chi vuole suonare. Ma se poi ci sono delle fasce orarie durante la giornata in cui proprio non si può fare casino e bisogna stare zitti e basta, mal che vada, se proprio si vuole sentire il suono dell'amplificatore si possono collegare le cuffie, lì direttamente, e il problema neanche si pone. Insomma, ci sono pro e contro di entrambi gli strumenti all'atto pratico, e questo ci porta poi al terzo punto da considerare, perché tutto poi dipende solo da una cosa: di quale suono mi sono innamorato, quale voglio suonare veramente. Il fattore che fa scattare la passione della chitarra è fondamentale, perché molto probabilmente chi inizia a suonare lo fa dopo aver visto qualche grande chitarrista o un parente all'opera. Magari le due cose coincidono pure. A me la gas della chitarra elettrica è salita dopo aver conosciuto Angus Young degli AC/DC, che no, non è mio parente purtroppo. Guardando lui io mi sono detto voglio fare la stessa cosa, quindi ho iniziato a suonare solo la pentatonica. Quindi diciamo che così la scelta è stata semplice. Anche se già avevo iniziato a suonare la chitarra classica, la scintilla della chitarra elettrica è stata definitiva per colpa sua. Mentre invece al contrario, per qualcuno che vuole suonare anche solo per divertirsi facendo 4 accordi con gli amici, la chitarra acustica è sicuramente molto più indicata. Basterà poca pratica e poi saranno subito feste, grigliate con gli amici, e poi la chitarra ve la dimenticherete e la userete per accendere il camino, lo so già. Quindi se siete più tipi da allora chitarra elettrica. Se invece vi piace di più questo, allora chitarra acustica. Quindi tutti i pro e i contro e tutte le caratteristiche che abbiamo visto dipendono solo e soltanto da cosa vi ha fatto venire la voglia di suonare la chitarra. Se un ragazzino che vuole iniziare a suonare dice che vuole iniziare a suonare la chitarra elettrica, non obbligatelo a iniziare con la chitarra acustica o con la chitarra classica. Rischiate solo di spegnere quella fiammella di passione che è partita. La stessa cosa vale ovviamente al contrario. È il momento migliore per iniziare a suonare, quindi vi lascio qui sotto in descrizione i link per questi strumenti che per iniziare sono veramente buonissimi. Non come la mia Stratos che, vabbè, io la ringrazio
ringrazierò per sempre, ma anche no. È stata la mia prima chitarra elettrica e ok, da lì in poi però diciamo che la storia la sapete ormai. Soprattutto se avete già visto questo video che vi lascio qui sopra. Se non l'avete visto e siete curiosi, vabbè, ora sapete dov'è.